Quante volte mi sono sentito dire: come fai a correre per 100 km o a completare un Ironman? Avrai sicuramente una forza mentale fuori dal comune, come se fosse un dono piovuto dal cielo. In realtà è stato dimostrato anche scientificamente che la mente può essere allenata per migliorare le proprie performance fisiche. E in questo video vediamo insieme come fare. Partiamo dalla definizione. La forza mentale si riferisce alla capacità di una persona di superare sensazioni e sentimenti negativi come la stanchezza, i dubbi su di sé o il dolore per raggiungere un particolare obiettivo. Alcuni ricercatori sostengono che la forza mentale sia strettamente legata alla capacità di concentrazione. Bisogna essere un atleta tenace per mantenere la concentrazione sull'evento da affrontare indipendentemente dal tempo, dalle condizioni del percorso, dagli altri runner o da qualsiasi altro elemento che possa limitare la prestazione. Gli atleti mentalmente più forti non si lasciano scoraggiare da queste distrazioni. Una teoria che si riferisce alla fatica e all'apporto della mente è stata introdotta da Tim Noakes ed è conosciuta come la teoria del governatore centrale, ovvero il cervello produce un meccanismo di limitazione fisica per evitare un eccessivo stress fisico al corpo. Meno siamo abituati a sostenere la fatica e prima arriverà questo segnale. Proprio come un muscolo, anche la mente va allenata. Se siamo abituati a correre solo nelle migliori condizioni ambientali, basterà un po' di pioggia o un caldo sopra la norma per metterci in difficoltà. Pensa invece ad un ultrarunner abituato a correre in tutte le condizioni. Di giorno, di notte, al caldo, al freddo. È normale che la sua mente sia preparata ad affrontare queste situazioni e impiegherà sicuramente più tempo ad arrendersi e alzare bandiera bianca. La forza mentale è un aspetto complesso che racchiude molti aspetti psicologici. Vediamo alcuni esempi prodotti dalla letteratura scientifica per comprendere quanto spesso sia la mente ad arrendersi prima del corpo. Mark Ora e i suoi colleghi hanno condotto un esperimento nel tentativo di dimostrare che la percezione dello sforzo è ciò che fa smettere di fare esercizio. 16 partecipanti sono stati invitati nel loro laboratorio ed è stato chiesto loro di sedersi in una stanza buia, dove ad un gruppo di partecipanti è stato assegnato un compito difficile da svolgere al computer per 90 minuti. Questo per renderli mentalmente stanchi. Mentre all'altro gruppo è stato detto di guardare un documentario su automobili e treni, per evitare alcuna stanchezza mentale. Successivamente a tutti i partecipanti è stato somministrato un test incrementale sul ciclo ergometro, chiedendo di sostenere lo sforzo fino ad esaurimento. La differenza è stata netta. I soggetti che hanno dovuto applicare le loro capacità cognitive durante il compito al computer hanno ceduto più rapidamente durante il successivo test in bicicletta e hanno valutato la difficoltà di pedalare molto più alta rispetto al gruppo di controllo. L'aspetto interessante è che non aveva nulla a che fare a livello fisico. Infatti il cuore, i polmoni e i muscoli continuavano a funzionare perfettamente secondo i dati forniti dalla strumentazione clinica. Un altro esperimento condotto su un gruppo di rugbyisti consisteva nello sprintare su una bike statica per 5 secondi, subito dopo dovevano continuare a pedalare per un periodo lungo finché non erano più in grado di mantenere la potenza richiesta. A questo punto veniva richiesto di effettuare altri 5 secondi di sprint. Tutti i soggetti sono riusciti nel compito, con watt decisamente superiori a quelli a cui avevano raggiunto l'esaurimento. Il limitato tempo di questa task li ha sicuramente incoraggiati a sostenere quest'ultimo sforzo. Un'ultima ricerca che mi ha fatto un po' sorridere riguarda l'ego, il quale prolungherebbe la resistenza fisica oltre il limite imposto dal cervello. Nello specifico, un campione di atleti maschi doveva correre fino a esaurimento, interagendo con un assistente di laboratorio, alcuni con una giovane e attraente ragazza, gli altri con un soggetto maschile. Il risultato? Gli atleti che interagivano con l'assistente donna hanno ottenuto un punteggio superiore rispetto a quelli che hanno dovuto interagire con l'uomo. Questi sono solo alcuni esempi, ma come avrai capito la mente può essere influenzata da una moltitudine di fattori differenti. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, metti un mi piace e aiutaci a condividerlo con i tuoi amici. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per supportarci e non perdere nessun nuovo contenuto. Mi raccomando. Come fare allora a migliorare la nostra forza mentale? Vediamo insieme qualche strategia utile. Sicuramente esponendosi a determinate sfide mentalmente faticose e superandole con successo, si sviluppa gradualmente questa resilienza. Ad esempio, in alcuni allenamenti cerca di correre in un momento della giornata in cui provi stanchezza, come ad esempio dopo il lavoro. Oppure allenati la mattina presto a stomaco vuoto, o ancora esci sotto la pioggia o quando fa molto caldo. Devi allenarti in situazioni difficili per rafforzare la mente, mentre nella maggior parte dei casi si cerca di fare il contrario. Bisogna trovare dei momenti per allenarsi anche quando non se ne ha voglia
e dimostrare a se stessi che è fattibile. Il disagio, la stanchezza e la fatica sono esperienze necessarie per qualsiasi corridore. Il nostro sport è unico nel suo genere, perché più siamo abituati a provare disagio, migliori saranno le nostre prestazioni. Per rimanere mentalmente forti durante le avversità, dobbiamo accettare questa situazione come una parte necessaria, perché è questa sensazione di disagio che ci sta facendo uscire dalla nostra zona di comfort. Accetta la sofferenza, perché senza di essa non migliorerai. Un altro strumento super efficace che utilizzano gli atleti è il dialogo positivo con se stessi, ovvero la pratica di autoinfondersi fiducia facendo essenzialmente un piccolo discorso di incoraggiamento. Durante la corsa i pensieri acquisiscono il potere di influenzare i nostri comportamenti e di conseguenza la possibilità di portare a termine l'allenamento o avere successo nella competizione. Grazie al self-talk possiamo bloccare i pensieri negativi e dirigere l'attenzione a pensieri più funzionali alla performance, come la respirazione, il relax muscolare o la strategia gara. Uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Sport Science ha rilevato che il self-talk in seconda persona, ovvero parlare a se stessi come se si stesse parlando ad un'altra persona, ha un impatto ancora maggiore sulle prestazioni rispetto al farlo in prima persona. Difatti, l'uso della seconda persona permette di prendere le distanze dallo sforzo e di considerarlo in modo oggettivo. Ricorda che le frasi che usi come self-talk devono essere brevi, facilmente memorizzabili e in linea con quello che vuoi raggiungere. Let's go! Ad esempio, a metà gara puoi dirti: stai andando bene, continua così. O nel finale: forza, puoi farcela. O ancora, quando sei nei pressi dell'arrivo: dai tutto fino al traguardo. Anche esercizi di visualizzazione possono aiutare a mantenere la calma, gestire la pressione e aumentare la fiducia in se stessi. Visualizzare significa mettersi mentalmente nei panni di un evento imminente e ripercorrerlo nei dettagli, dalle sensazioni alle possibili sfide del percorso della gara al sostegno del pubblico. Quando si visualizza è fondamentale scendere nei minimi dettagli. Immagina il percorso, senti l'emozione degli spettatori che ti incitano e trasportati mentalmente al traguardo, dove visualizzi la gioia di festeggiare il tuo successo. Anche ricordare le gare passate o le sessioni di allenamento impegnative in cui hai dato il meglio di te e hai ottenuto i tuoi tempi migliori può aumentare ulteriormente la tua motivazione e la tua determinazione. Esistono molte altre strategie pratiche da poter applicare durante l'allenamento e la gara per costringere la mente a resistere allo sforzo, come suddividere i chilometri che mancano dandoti degli step intermedi, seguire un'altra persona o un gruppo per farti aiutare a mantenere il passo o ridurre leggermente il ritmo permettendo al corpo di rifiatare e cercando di tornare appena possibile alla velocità obiettivo, idratandoti o prendendo degli zuccheri se senti la necessità. La forza mentale è un aspetto spesso dimenticato ma importante per la performance, soprattutto per gli atleti che praticano sport di resistenza. Infatti, se non si è preparati mentalmente ed emotivamente per affrontare una corsa, è molto probabile che si smetta di correre anche disponendo ancora di energia. Imparare a correre affrontando disagi e distrazioni, ricorrendo alle proprie strategie preferite, è una parte importante della routine di allenamento. Non aver paura di far fatica o di correre quando non ne hai voglia. Sono proprio questi i momenti che faranno di te un atleta migliore. Per questo argomento è tutto. Come al solito scrivimi qui sotto nei commenti per farmi sapere le tue considerazioni ed eventuali domande. Mi raccomando, fammi sapere anche se conosci e utilizzi alcune delle pratiche di cui ti ho parlato. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!